Io ti amo, Django. L'amore me lo sono lasciato dietro tanti anni fa. Ora giace sotto una delle tante croci del cimitero di Tombstone. Se ti portassi con me, rischieresti di fare la stessa fine. Benvenuti, cari soffitari, nella nostra amata soffitta, dove la polvere del tempo non copre mai davvero la bellezza del passato. Oggi tiriamo fuori una collezione di cappelli da cowboy, pistole fumanti e sorrisi femminili che sapevano incantare anche nel deserto più arido. Parliamo del cinema western all'italiana, o come lo chiamano nel mondo, gli spaghetti western. Ma questa volta niente pistole o duelli al tramonto. Oggi vi porto a scoprire le donne dimenticate del West, quelle attrici italiane che hanno saputo dare fascino, coraggio e sensualità a un genere dominato dagli uomini. 5 dive che meritano di essere ricordate e una piccola sorpresa finale. Fatevi comodi, allacciate le staffe e partiamo per un viaggio nel passato. E se amate questi viaggi tra cinema, bellezza e nostalgia, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un bel like e attivare la campanella, così non vi perderete nessuna delle nostre cavalcate nel grande cinema italiano. Uno che arriva come te vuol stampare un 5000 è interessante. La prima stella che voglio riportare in vita è Loredana Nushak, la bellissima attrice triestina dai capelli ramati e dallo sguardo profondo. Forse il suo nome oggi dice poco, ma basta citare un titolo per capire di chi parliamo. Django, di Sergio Corbucci, anno 1966. È lei Maria, la donna misteriosa che Franco Nero salva nella celebre scena d'apertura. Un ruolo intenso, malinconico e forte. Loredana fu una vera pioniera tra le eroine del West e la sua presenza rese indimenticabili film come $7 sul rosso e $10.000 per un massacro. Negli anni 70 decise di lasciare il cinema per dedicarsi ai fotoromanzi insieme al marito Gianni Medici. E anche se si allontanò dai riflettori, il suo fascino resta intramontabile. Del resto, il mistero è sempre il miglior alleato della bellezza. Passiamo a Nicoletta Machiavelli, una donna tanto affascinante quanto inquieta. Discendente del celebre filosofo fiorentino Niccolò Machiavelli, iniziò la carriera con Dino De Laurentiis e divenne un volto amatissimo del western all'italiana, grazie al suo ruolo in Navajo Joe, accanto a Burt Reynolds. Bella, fiera e con quegli occhi scuri capaci di disarmare chiunque, Nicoletta incarnava l'anima selvaggia del West. Dopo film come The Hills Run Red e Un minuto per pregare, Un istante per morire, decise di lasciare il cinema per seguire un percorso spirituale. Negli anni '80 si trasferì negli Stati Uniti, diventando insegnante di italiano a Seattle e aderendo al movimento di Osho. Da diva del West a donna in cerca di pace. Un cambiamento radicale, ma anche incredibilmente poetico. E ora apriamo la porta a una signora del cinema di genere, Aida Galli, conosciuta anche come Evelyn Stewart. Un volto dolce e raffinato, uno sguardo limpido che conquistò registi e spettatori. Nei western italiani recitò in veri classici come Un dollaro bucato e Adios gringo, accanto a Giuliano Gemma. Era la donna elegante del West, quella che non ha bisogno di sparare per farsi rispettare. Ida Galli sapeva incantare con un sorriso e con una grazia tutta italiana, mantenendo sempre quel fascino discreto che la rese unica. Dopo una carriera intensa tra western, thriller e gialli all'italiana, si ritirò negli anni '80, scegliendo la riservatezza. Ma il suo nome resta inciso nei titoli di coda di un'epoca d'oro. E adesso, preparatevi a incontrare la regina del saloon, Linda Veras. Bionda, sofisticata, con un'aria da diva hollywoodiana, fu una delle bellezze più ammirate del western all'italiana. Dopo gli inizi come modella recitò in film come Faccia a faccia e Corri uomo corri, ma la consacrazione arrivò con Ehi amico. C'è Sabata, hai chiuso? Accanto a Lee Van Cleef. Nel ruolo della cantante Jane, Linda faceva girare tutte le teste del saloon, tra abiti scintillanti e sguardi ammiccanti che dicevano più di 1000 parole. Era la sensualità elegante del West, quella che conquista con lo charme e non con la provocazione. Dopo pochi anni di carriera decise di ritirarsi, lasciando dietro di sé una scia di fascino e mistero. Una donna che ha detto tutto, semplicemente con uno sguardo. E infine, come poteva mancare lei?
Rosalba Neri, la Venere nera del cinema italiano. Una donna dal carisma magnetico, dallo sguardo profondo e dal portamento regale. Apparve in oltre 17 film western, tra cui Johnny Yuma, Arizona Colt e Questo uomo è un pazzo. Nel West era capace di passare da eroina a femme fatale in un batter d'occhio. Ma Rosalba non si fermò lì, divenne un'icona assoluta dei B-movie italiani, protagonista di pellicole come Lady Frankenstein e Le amanti del mostro, una bellezza mediterranea, sensuale ma mai volgare, che ancora oggi incanta chi ama il cinema di genere. Se c'è una donna che rappresenta il lato magnetico del West, quella è senza dubbio Rosalba Neri. E adesso, come promesso, una menzione speciale. Graziella Granata, attrice elegante e raffinata e vincitrice del David di Donatello nel 1967. Dopo gli esordi nella commedia e nell'horror, interpretò anche il western Al di là della legge, accanto a Lee Van Cleef, una presenza dolce e magnetica che lasciò il segno, anche se per poco tempo. Scelse poi il teatro e la vita lontana dai riflettori. Ma noi oggi la ricordiamo perché certe stelle non smettono mai davvero di brillare. E così, cari soffittari, si conclude questa cavalcata nel selvaggio West italiano. Abbiamo riscoperto donne forti, affascinanti, a volte dimenticate, ma tutte accomunate da un carisma che non si spegne col tempo. Erano le stelle di un cinema fatto di sabbia, polvere da sparo e un pizzico di malizia. Se vi è piaciuto questo viaggio tra pistoli e dive, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e attivate la campanella, perché presto cavalcheremo di nuovo insieme tra i segreti del grande cinema italiano. E ricordate, nel West come nella vita, chi guarda troppo il tramonto rischia di perdersi l'alba.